In questi video sto cercando di dare consigli a chi ha un sogno come quello di andare a vivere in una casetta in un bosco o cose del genere. Analizzo scelte che ho visto documentate in certi video alla luce delle mie esperienze dirette, comprese difficoltà ed errori che ho fatto. Non lo faccio per criticare, perché, come ho già spiegato, ammiro certe scelte, anche se sono molto distanti dai miei orientamenti. Voglio solo fornire qualche suggerimento utile. Se non hai visto i video precedenti, ti consiglio di farlo perché altrimenti rischiamo fraintendimenti. Li trovi tutti sul mio canale YouTube Better Call Al. Nel video precedente ho iniziato a parlarti dell'esperienza che hanno fatto due ragazzi molto giovani in un paese europeo, forse la Spagna. Questi ragazzi sono andati a vivere in un rustico, come quelli che ho già descritto. Anche loro fanno un sacco di cose senza un vero progetto e alla fine realizzano una piccola costruzione, pochi metri quadrati, per viverci. Un giorno però le autorità locali gli fanno sapere che la costruzione è abusiva e non abitabile. Delusione e sconforto. Avevano iniziato a costruirsi il loro piccolo paradiso e ora non sanno cosa fare. Nell'ultimo video che ho visto esprimono tutta la loro amarezza quando decidono di abbandonare quel posto, non so se definitivamente, e iniziare una vacanza per ripensare al loro futuro. Ma come si fa, mi chiedo io? Tutta quella fatica e non hai nemmeno pensato di verificare se potevi costruire? Sono due ragazzi giovani che probabilmente sull'onda dell'entusiasmo e spinti anche dalla visione di qualche video con esperienze simili hanno deciso di improvvisare. Ma non siamo nel Medioevo e non ha alcun senso improvvisare. Fatica, soldi e delusione. Mi spiace molto per loro e spero che siano poi riusciti a trovare una soluzione. Ma non sarebbe stato meglio fare un progetto serio e chiedere qualche consiglio senza farsi incantare da certa propaganda? Altra situazione. Torniamo in Italia. Solito rustico sperduto da qualche parte su una collina. Altri due ragazzi che, evidentemente seguendo il percorso classico illustrato da molti su YouTube, vanno a vivere in una tenda montata in una ex stalla. Non hanno acqua corrente né elettricità e non so come ricaricano i loro dispositivi dato che non lo spiegano. Ho iniziato a guardare i loro video prevedendo già purtroppo come sarebbe andata a finire. Anche il loro rustico in pietra è un colabrodo e i muri interni sono coperti da muschio. Il tetto di pietra sembra in procinto di crollare e ci sono vecchi teloni che evidentemente cercano di impedire le infiltrazioni di pioggia. I loro video iniziano in estate e anche qui si vedono tutte le piacevolezze della vita all'aria aperta, i rumori della natura, il cielo stellato. Posso capire cosa provano, ma non posso capire le scelte che hanno fatto. Non hanno acqua corrente, ma iniziano a coltivare l'orto. Dicono che poi faranno un allacciamento a una condotta poco distante. Ma mi chiedo io, come fanno per l'igiene personale, visto che sudano e si sporcano parecchio? Forse sarò fissato con questi aspetti, ma non mi sembra che essere sporchi e sicuramente puzzare sia un aspetto molto positivo di certe scelte di vita. Qualcuno mi dirà, come è già accaduto, che è meglio puzzare e essere liberi che vivere profumati in una prigione in città. Io non condivido minimamente, ma rispetto queste posizioni. Io preferisco essere libero e anche pulito. Il raccolto dei primi frutti della terra li rende euforici e questo stato dura per qualche giorno. Poi però inizia la brutta stagione. Hanno allestito una specie di cucina all'esterno, protetta a malapena da una gronda del tetto che non protegge niente. Come altri cucinano e fanno lavori di falegnameria su un piccolo banco improvvisato. Quando piove si bagna tutto e c'è anche un disordine pazzesco che farebbe pensare più a una discarica che a un'abitazione. Ma questi sono gusti personali e non voglio entrarci.
Una notte però il vento porta via tutto. Dalla moka al colapasta, dai barattoli di colla agli attrezzi allegramente sparsi su questo bancone. Anche loro la prendono in modo fatalistico, dicendo che tutto sommato questi piccoli inconvenienti sono tollerabili per poter vivere in un posto fantastico. Sarà, ma io la vedo molto diversamente. Cosa ti costava costruirti un minimo di protezione prima di iniziare a fare l'orto? Bah. Poi arriva l'inverno. Una mattina si svegliano e non possono nemmeno farsi il caffè, perché la tanica dell'acqua all'esterno è gelata. E questo lo avevo visto anche in un altro video di un tizio che ho già citato in un'altra puntata. Stesso discorso per il serbatoio dell'acqua, una di quelle cisterne di polietilene con la gabbia esterna che, oltretutto, dai video appare piuttosto malandata e sicuramente riciclata. Beh, alla fine, dato che non possono nemmeno accendere un fuoco all'interno della stalla per scaldarsi un po', con l'avanzare della brutta stagione, anche loro decidono di abbandonare, con l'obiettivo di riprendere l'avventura la primavera successiva. Questa decisione non era nei loro progetti, ma non hanno alternative, dato che insistere in quella situazione sicuramente avrebbe pregiudicato anche la loro salute. Io mi chiedo perché non hanno fatto un progetto e non hanno definito bene obiettivi e strategie. Con tutta la fatica che hanno fatto, se anziché dedicarsi all'orto avessero sistemato una zona da abitare in modo accettabile, se avessero creato l'allacciamento per l'acqua, fatto nel giusto modo, interrato e protetto dal gelo, non con tubi volanti, magari recuperati da qualche parte, e magari un minimo di impianto elettrico, non sarebbe stato meglio? Che senso ha mettersi a coltivare patate o insalata prima di avere un luogo abitabile? Va bene l'entusiasmo, ma qui c'erano atteggiamenti suicidi. Va bene che hanno speso poco, ma cosa hanno ottenuto? Fare un progetto serio, anziché seguire, anche in questo caso, certi suggerimenti assurdi trovati in rete, non sarebbe stato meglio? Come ho già detto, a me dispiace vedere queste situazioni perché so cosa significa inseguire un sogno e vivere in un posto stupendo. Però so anche cosa significa la delusione e lo sconforto quando il tuo sogno si infrange. Quindi il mio consiglio è il solito: non lasciare mai che le tue scelte siano dettate esclusivamente dall'entusiasmo. L'entusiasmo è indispensabile, ma prima di muovere le mani servono anche attente valutazioni, studio e progettazione. E non bisogna mai farsi condizionare esclusivamente da certe visioni o orientamenti che confermano il nostro modo di pensare o i nostri desideri. Bisogna ascoltare anche le opinioni di chi la pensa diversamente, soprattutto se ha già fatto esperienze di un certo tipo. Altrimenti il tuo sogno durerà 2 giorni e si infrangerà contro il solido muro della realtà.